Eccoci qua ragazzi, salve a tutti, bentornati sul canale e buona domenica. Prima di iniziare questo nuovo contenuto, ovviamente calciomercato in casa Napoli inizia da domani la settimana che porterà a termine la missione Orange, vestendo d'azzurro Noah Lang e Beukema. Ci siamo, ma ci siamo anche con qualche eccezione perché il Besiktas è molto avanti per Kajust, il PAOK Salonicco si è affacciato per Khedira e due paroline sulla partita di addio al calcio di Marek Hamsik che abbiamo visto ieri. Fatemi sapere come sempre la vostra qui sotto nei commenti, mi raccomando iscrivetevi al canale attivando la campanellina così restate aggiornati ogni qualvolta esce un nuovo contenuto. Se vi piace questo video un bel like, fa piacere al sottoscritto e diamo una mano all'algoritmo. Due paroline sulla partita di addio al calcio di Marek di ieri e poi ci soffermiamo sul calciomercato. È stato un piacere rivederli in campo, calciatori che hanno militato ovviamente a Napoli e che hanno fatto la storia del Napoli, così come Marek, così come Driss, così come Callejon, lo stesso Hiller Gargano, abbiamo visto De Santis. Ed è stato un piacere rivedere l'affinità in campo, soprattutto tra Marek, Driss e Callejon, che sembra non essere tramontata. Sembra che hanno smesso ieri di giocare nel Napoli e le trame di gioco non le hanno assolutamente dimenticate. Stupendo il gol che ha fatto Callejon lanciato poi da Mertens da destra a sinistra. Callejon vede il corridoio e ci si infila come ha fatto sempre poi a Napoli. È stato veramente emozionante rivederli in campo poi in grande forma. Va bene che Mertens ha smesso ieri di giocare comunque a livello agonistico, quindi mi aspettavo un Driss molto ma molto pimpante, Hamsik in super condizione, Callejon che ovviamente si è speso e Callejon si spenderà anche per i prossimi 20 anni nel caso gli fanno un contratto a presenze per i prossimi 20 anni. State sicuri che Callejon qualsiasi corridoio che vede detta il passaggio si infila e la butta dentro. Che grandissimo calciatore José, su quella fascia destra ci hai fatto veramente divertire tantissimo ed è quello che ieri ho provato, divertimento nel rivedere. Mentre guardavo la partita pensavo poi a tutti i momenti che abbiamo vissuto con loro e insieme con la maglia del Napoli ovviamente addosso. Ringraziamo tutti coloro che hanno permesso ai tifosi da casa di vedere poi tutta la trafila, interviste, post partita, la partita stessa e ovviamente mi aspetto che venga fatto qualcosa anche a Napoli, ma ci sarà sicuramente modo e tempo di farlo. Grazie Marek, ovviamente sei la storia del Napoli, rimarrai per sempre nella storia del Napoli, così come Driss, Callejon e altri calciatori che comunque a livello di numeri, prestazioni, ma non solo, anche a livello comportamentale, hanno fatto la storia del Napoli di De Laurentiis. Calciomercato, missione Orange. Si tingeranno d'azzurro Noah Lang e Beukema è fatta e io sono qui anche per sviscerare alcuni numeri, soprattutto per quanto riguarda Noah Lang, perché è un acquisto che diciamo non voglio dire passa in sordina in Serie A, però ne parlano con la dovuta calma e carissimi ragazzi, il Napoli ha preso uno degli esterni migliori d'Europa 2024-2025 e ci arriviamo anche con i numeri. Il calciomercato del Napoli continua a muoversi a ritmi serrati e dopo i colpi De Bruyne e Marianucci si prepara ad accogliere il terzo e il quarto rinforzo della sessione estiva. L'arrivo di due volti nuovi per la rosa di Antonio Conte è imminente, si tratta di Noah Lang e Sam Beukema, difensore centrale roccioso del Bologna. Entrambi sono seguiti con la consueta precisione eccetera eccetera. Noah Lang è chiuso, Beukema ci siamo. L'attesa per i tifosi azzurri è quasi finita. Nelle prossime 48 ore per definire gli ultimi dettagli e iniziare la loro avventura sotto il Vesuvio. Con questi innesti il Napoli prosegue nella costruzione di una squadra competitiva e profonda in vista di una stagione che si preannuncia ricca di impegni e obiettivi ambiziosi. A scriverlo è il Corriere della Sera. Noah Lang è uno dei migliori esterni d'Europa 2024-2025. Tant'è vero che io ho fatto solo un confronto con nomi che il Napoli ha trattato anche a gennaio, nomi che comunque nel calciomercato europeo girano sempre sull'esterno, Noah Lang, Adeyemi, lo stesso Ndoye, Garnacio. Ricordiamo che ci hanno chiesto 65, 70 milioni, non lo vendiamo, eccetera. Adeyemi 40, 45, non voglio venire a Napoli, niente da fare, eccetera. Abbiamo preso il calciatore che in primis ha voluto Napoli. Punto secondo, uno
gol più assist di percentuale ogni 90 minuti per Noah Lang. Adeyemi è subito dietro a 0,81. Poi ovviamente il resto sono tutti dietro, Ndoye, Garnacio, lo stesso ovviamente Zegrova, ma su Zegrova c'è una situazione da tener conto ovviamente tra presenze, perché ha giocato molto, ma molto poco rispetto agli altri, ma no, Alang è primo in tutte le classifiche, risalta con 14 gol, 13 assist in 47 partite, in linea con il suo rendimento in Eredivisie. Subito dopo c'è Adeyemi che è secondo e che si giocano comunque, diciamo, lo scettro, che poi non c'è nessun premio, ma sono tra i primi esterni d'Europa, e il Napoli chiude l'operazione Noah Lang a 28 milioni più il 10% sulla futura rivendita che andrà ovviamente al PSV. Se pensiamo ai 45 milioni che hanno chiesto Pendoia, e ci arriviamo perché c'è stata un'altra offerta del Napoli rifiutata, se pensiamo appunto a, come ho detto, ai 40 per Adeyemi che abbiamo visto ieri sera nella partita del mondiale per club Real Madrid Borussia, a me non ha assolutamente entusiasmato. Se pensiamo ai 600 milioni che volevano poi per Garnacho in quel di Manchester, il Napoli ha fatto veramente un grandissimo colpo di mercato. Non ne parlano in Italia o ne parlano come, sai, notizia aggiuntiva, non fa scalpore, a noi interessa ben poco perché sappiamo benissimo, almeno so benissimo, il valore del calciatore e ciò che darà a Napoli. Detto questo, vi dicevo quella situazione in Ndoye, il Napoli ha offerto 30 milioni e il cartellino di Zanoli. Il cartellino di Zanoli in primis, valutato 7 milioni, e a me già qui non è che mi suona tanto, anche perché Zanoli è andato in prestito dovunque e ha fatto sempre bene dovunque è andato. Ricordiamo soprattutto con la Samp nell'anno dello scudetto, ricordiamo Beresischi, Zanoli, dove noi poi ci abbiamo rimesso pure un tantino la Coppa Italia, io la ricordo benissimo. È vero che si fece turnover, la colpa, Spalletti, tutti 11 diversi, eccetera eccetera, però se non si addormenta Beresischi sul finale noi la portiamo comunque a casa quella partita, ma questo è un altro discorso. Zanoli fece molto bene alla Sampdoria e ha fatto molto bene dovunque è andato, quindi quei 7 milioni anche in base all'età a me sembrano pure un po' pochi, e quindi 30 milioni più Zanoli è un'ottima offerta, rifiutata, caro Napoli, vira totalmente da un'altra parte. Non esiste a fare questa corsa e questa corte. Andoie poi cercando di alzare sempre l'asticella, milione per milione, ti offro questo e ti offro quell'altro senza trovare la quadra. Abbiamo anche letto stamattina che si è inserita l'Inter, almeno a quanto appena letto, nella situazione Ndoye. Speriamo che si trova la quadra con l'Inter, così ce lo togliamo davanti e noi viriamo totalmente su un altro esterno. Tanto è che comunque il ritiro a Di Maro, mi auguro che il Napoli chiuderà prima dell'inizio del ritiro, quantomeno diciamo il terzino che deve fare poi la coppia con Di Lorenzo sulla destra, e possiamo anche ritenerci un attimo soddisfatti nei colpi in entrata, cercando di piazzare ovviamente molti calciatori. In uscita appunto il Besiktas è su Kayust, trattativa molto ma molto avanzata, ci fanno sapere soprattutto anche esperti di calciomercato dalla Turchia. Il centrocampista svedese non è mai stato nei piani del tecnico Antonio Conte, tanto è vero che già la scorsa stagione fu ceduto all'Ipswich Town a titolo temporaneo, adesso dovrebbe ripartire. C'è il Besiktas sul calciatore, è forte l'interesse dei turchi, la trattativa è molto avanti, prestito oneroso da 1 milione di euro con obbligo condizionato di riscatto fissato a circa 6,5 milioni. L'obbligo condizionato ovviamente prevede alcune situazioni, dopodiché scatterebbe ovviamente l'obbligo e diciamo di riscatto del calciatore. Potrebbe essere, che so, una conquista, una qualificazione in Champions, può essere, anche perché se quando l'abbiamo dato all'Ipswich c'era quella situazione, se l'Ipswich rimane in Premier c'è il riscatto automatico, non è successo ovviamente. Il Besiktas non è una formazione che in Turchia milita negli ultimi posti della classifica, quindi mi sto facendo io un'idea cercando di scoprire quali potrebbero essere le condizioni
che poi farebbero scattare l'obbligo di Karius, potrebbe essere anche una semplice qualificazione in Champions, che in Turchia poi non è così scontata, con Galatasaray, Fenerbahce, eccetera, eccetera, eccetera. Si affaccia il PAOK Salonicco per che dira, però, per quanto riguarda il PAOK Salonicco e che dira, ovviamente si presenteranno con 2 settimane di vacanza, più 3,50 euro di treno, più che so, qualche milione, un prestito con diritto di riscatto fissato a 800.000, a 1 milione di euro. Mi aspetto una situazione del genere, anche se credo che nel caso fosse così, poi il Napoli non esce nemmeno la notizia. Ecco, nel caso poi c'è una situazioni e condizioni che sono così proprio sotto mercato. Anche perché dobbiamo piazzare i calciatori e mi auguro che il Napoli riesca a vendere più che prestare. Già per esempio il prestito di Caiust con determinate condizioni che fanno scattare l'obbligo già non è per esempio un prestito con diritto di riscatto così lasciato lì e poi si vede, mettendo determinate condizioni a favore del Napoli, cercando di ovviamente non scendere a compromessi troppo complicati, così come la permanenza in Premier dell'Ipswich. Io ci avevo messo il pensiero, figuriamoci, ma non perché Caiusto non lo voglio, non venire a Napoli, non tornare, io non ho niente contro Caiusto, ma per il semplice fatto che devi vendere e devi incassare poi da calciatori che sono esuberi. Ecco perché ci avevo messo il pensiero. Ho seguito pure l'Ipswich nello scorso campionato, ma ovviamente niente da fare. Ma quella era una condizione molto ma molto difficile da raggiungere, soprattutto in Premier per l'Ipswich devi rimanere comunque in Premier League. Era molto complicata. Nel caso ci sia questa situazione Champions del Besiktas, è più semplice da raggiungere, ovviamente. 6 milioni e mezzo il Napoli, non dimentichiamo che lo pagò 10 milioni Caiusto e poi ha fatto il giro dell'Europa qui, lì, in prestito, eccetera, eccetera. Va anche bene, prestito a 1 milione e riscatto a 6,5 milioni. E quindi, in conclusione, è un Napoli che, e ci arrivo con questa considerazione, mettiamo che l'11 titolare, 4 difensori, perfetto. Di Lorenzo, Rachmani, Buongiorno, Olivera. Benissimo. Lobotka, Anghissà, De Bruyne, De Bruyne. Nel caso il Napoli non dovesse, o per, non lo so, per ragioni di mercato o per cataclismi vari, non piazzi il secondo esterno a sinistra, ma è una cosa comunque che non succederà e il Napoli formerà la coppia di esterni a sinistra. Io il McTominay insieme a De Bruyne me lo giocherei tranquillamente. È un centrocampo a 4 ma con un McTominay più spostato sulla sinistra che poi rientra, ma sono fantasie che sto facendo adesso perché vorrei tanto parlare di campo e vederli giocare in campo, ma quando la rosa sarà più completa ovviamente andremo sicuramente più nel dettaglio. Davanti Lukaku, Politano, chi che sia, poi hai i cambi, ci avrai in casa Spinazzola, Gilmour, se arriva, credo che arrivi, ma ci vorrà un po' di tempo, Gianlu Sanchez del Siviglia a fare la coppia con Di Lorenzo e poi ovviamente ti serve l'attaccante centrale. Il Napoli ha già fatto sapere che cedendo Osimhen e avendo quella disponibilità economica si butterà a capofitto sulla punta e non solo perché poi non vai a spendere 75 milioni di clausole tutti per l'attaccante, ma concluderai poi il mercato rinforzando del tutto la squadra dove serviva e cosa ti è stato richiesto dal mister e quindi noi in tutta tranquillità ci godiamo questa sessione di mercato. Non so voi, ma io rispetto agli anni scorsi mi sto divertendo tantissimo, anche perché se torniamo un po' indietro nel tempo, ricordiamo tutti quanti la situazione Gabri Veiga iniziata il mese di gennaio, finita quasi a ridosso del 31 agosto con il rifiuto, con stavamo lì, andiamo lì, firmiamo e poi torni senza il calciatore. Invece è cambiato questo nel Napoli, che le trattative escono prima, escono a marzo, escono a gennaio, perfetto.
in quel di luglio o nella sessione di mercato estiva, quelle trattative diventano calciatori del Napoli e quindi fatevene una ragione, anche se le notizie fanno scalpore per quanto riguarda me e i tifosi del Napoli per gli acquisti e i calciatori che stai trattando. Per l'Italia un po' meno perché cercano sempre di tenerle in sordina, ma noi sappiamo benissimo che dovrete soffrirci anche l'anno prossimo. Forza Napoli sempre, ci vediamo nel prossimo contenuto. Ciao!